Piove oggi. Sì, questo tempo è pazzo. Primo giorno 25 gradi, adesso ce ne sono 10 con pioggia. Siamo arrivati alla rodoviaria internazionale, adesso prenderemo il pullman che ci porterà a San Paolo. Grande avventura, la prima volta, non siamo mai stati a San Paolo, né la prima né la seconda volta che siamo stati qui. È la città più grande del Sud America, andiamo a vederla. In realtà faremo volontariato e ancora dalla stessa associazione. Sì, e insomma andiamo a vedere San Paolo e viaggeremo di notte, adesso sono le 4 quasi. E partiremo alle 5 e arriveremo alla mattina alle 10. Abbiamo speso per questo viaggio 35 euro, sono 17 ore, quindi spenderemo all'incirca 2 euro l'ora. In realtà per il Brasile non è caro, perché il Brasile ti fa pagare anche 3-4 euro l'ora. E abbiamo già preso i biglietti online, però in realtà adesso dobbiamo andare a ritirarli. Rebecca è gratuita, fino ai 6 anni viaggia gratis. No? Ricordo che quando siamo arrivati la prima volta siamo messi qua la mattina presto. È vero. Era un po' diversa la disposizione. Abbiamo aspettato qua, abbiamo mangiato 2 biscotti e poi siamo partiti all'avventura. Sì, è vero. Quando siamo venuti qua 6 mesi fa, insomma. Pluma. Eccola qua. Siamo pronti. Facciamo vedere i nostri passaporti e andiamo. Siamo pronti per 17 ore. 17 ore. Ciao. 17 ore. 17 ore. Prossima stazione. L'esperienza che abbiamo vissuto a San Paolo di volontariato è stata anch'essa un po' frutto del caso, ovvero frutto di un incontro che noi abbiamo fatto mentre eravamo in Argentina sempre a fare altro volontariato. Siamo stati invitati a visitare un'altra realtà costruita nella periferia di San Paolo. Per chi non lo sapesse, San Paolo è una città che conta da sola quasi 13 milioni di abitanti, considerando tutto l'Interland una cosa come 28-30 milioni di abitanti, e noi eravamo proprio nell'Interland, tant'è che per arrivare dall'Interland al centro di San Paolo impiegavamo circa 2 ore e mezzo con i mezzi pubblici. Questa realtà è completamente diversa da quella che noi abbiamo visto in Argentina, seppur appartenga alla stessa congregazione. Qui infatti lo Stato interviene in maniera diversa e hanno la possibilità di avere dei lavoratori che aiutano nell'accudire queste ragazze con disabilità. Anche qui abbiamo avuto la possibilità di aiutare sotto differenti aspetti, come per esempio organizzare la fisioterapia, dare dei consulti medici, molti consulti medici, mettere a posto tutta la farmacia e molte altre cose. Insomma, non siamo rimasti con le mani in mano. Quando siamo stati qua, appunto, abbiamo avuto la possibilità di andare con la macchina e accompagnati a San Paolo. Purtroppo non abbiamo potuto visitare quanto avremmo voluto la città, però insomma ci torneremo, perché la prima volta che siamo stati in Brasile non abbiamo visto San Paolo. No. E in realtà tutti ci dicevano: ma cosa andate a fare a San Paolo, non c'è niente da vedere, è molto pericoloso, eccetera. La nostra sensazione in realtà è che, per esempio, Rio noi l'anno scorso l'abbiamo trovato più pericoloso rispetto a San Paolo. C'è anche da dire che noi Rio l'abbiamo visitata proprio in prossimità di Natale e ultimo dell'anno, che sono i periodi in cui è chiamata molta più gente a Rio, no? Non mi ricordo, forse fossimo 2 milioni circa sulla spiaggia di Copacabana per l'ultimo dell'anno. Sì. È ovvio che questa non corrisponde alla realtà di Rio, però quello che noi abbiamo provato
E in realtà parlando con dei brasiliani anche loro dicono lo stesso, che anche Rio insomma probabilmente ha una percezione di sicurezza diversa rispetto a San Paolo. Poi noi siamo i primi che quando ci chiedono ma è un locale pericoloso o no, facciamo sempre fatica a rispondere ad una domanda del genere, perché dipende tutto da moltissimi fattori, no? Però devo dire che alla fine il Brasile, che è sempre considerato un paese insicuro, eccetera, dipende da dove si va sempre, no? Quindi le grandi città come San Paolo e Rio è ovvio che sono come... non sono come... sono come una parte piccola di Milano e Roma ed è ovvio che il paesino dove vivevamo noi non ha lo stesso livello di pericolosità che ha a Milano, ecco. Quindi questo per dire che San Paolo è una città lavoratrice, quindi tutte le persone corrono. Quando siamo stati in metropolitana per noi è stato incredibile, cioè voi dovete immaginarvi 23 milioni di persone che tutti i giorni usano la metro magari per spostarsi dalle aree periferiche per andare in centro, usano tutti i mezzi di trasporto possibili e immaginabili. La rete di trasporti è incredibile a San Paolo. Abbiamo addirittura provato il flusso vero e proprio umano, si sono spalancate le porte della metropolitana, noi eravamo davanti perché avevamo perso quella prima e ci siamo trovati dentro, sostanzialmente siamo stati trasportati da quelli dietro che cercavano di entrare e tu non riuscivi neanche a fare un passo, quelli dietro ne facevano 8 e niente, tu potevi saltare e venivi trasportato da questa macchina umana in movimento verso casa, il ritorno verso casa. Sì, soprattutto quando si viaggia negli orari di punta, quindi direi dalle 5:30 alle 8:30, 9, è incredibile. Il costo è di 5 reais sulla metropolitana, quindi attualmente il cambio è circa 85 centesimi di euro e invece per gli autobus alcuni costano tipo 4 reais e 50. Si può usare sia una targhetta, quindi come si chiama? Una tessera. Una tessera, non mi veniva il nome, una tessera ricaricabile, oppure si può fare un biglietto singolo. E sull'autobus invece si può acquistare direttamente in contanti dal bigliettaio, perché in Brasile, come in altri paesi del Sud America, c'è ancora il bigliettaio, quindi c'è l'autista e poi c'è chi prende i soldi e c'è un piccolo tornello all'interno dell'autobus, quindi si sale dalla porta davanti, si paga il bigliettaio, si passano i tornelli in modo tale che si possa poi scendere dalla porta di dietro. Quindi se uno non paga, non passando dal tornello, non può scendere. Passerà tutta la vita sull'autobus. Allora, cosa visitare a San Paolo? Anche in questo caso, città che lavora, città brulicante, però è anche una città in realtà dove ci sono molte cose da vedere. Noi ne abbiamo viste poche, purtroppo. Quindi abbiamo visto il cosiddetto centro storico con la cattedrale metropolitana, che è un edificio davvero enorme, grandissimo, abbastanza moderno, diciamo la nuova ricostruzione, quella che c'è adesso, è dei primi anni del Novecento. Ci siamo incamminati a piedi verso un monastero che è uno dei più antichi lì a San Paolo. Ovviamente è anche questa una
come si può dire, ci sono stati diversi rifacimenti, quindi quello che si vede oggi è ancora un rifacimento del 1900, ma in realtà il sito su cui sorge è del 1500 ed è il monastero di San Benedetto. Lì ci parlavano di quello che è il centro di San Paolo. Purtroppo il centro di San Paolo ha una realtà che è molto particolare e si chiama Craccolandia. Cos'è Craccolandia? È una zona in centro a San Paolo, quindi la cosa un po' che fa rimanere, insomma, senza parole è proprio questo. Noi non abbiamo fatto video o foto qua, dove ci sono praticamente tutti i ragazzi e coloro che sono rovinati da questa droga che è il crack e che è molto economica, e quindi è il motivo per cui tante persone purtroppo diventano dipendenti da questa droga e vivono per strada, quindi nell'indigenza più totale. Un altro problema di Craccolandia è che è vero che queste dosi sono economiche, però queste persone arrivano a rovinarsi completamente, per cui non hanno neanche più un centesimo, e per comprarle si mettono in atto quelli che sono dei piccoli furti, soprattutto a danno dei turisti nel centro, motivo per cui c'è sempre l'indicazione a stare molto attenti quando si cammina per le vie del centro di San Paolo, è il motivo per cui c'è anche fermato la polizia per avvisarci. E poi un'altra via famosissima, ci sono due vie famosissime a San Paolo, la più famosa è sicuramente Avenida Paulista e l'altra è 25 di maggio o 25 di marzo, non ricordo, lo scrivo qua sotto. E questa è proprio la via, una via lunghissima, piena proprio di negozi, e vengono qua ad acquistare a prezzi più bassi i vari negozianti per poi rivenderli in altri negozi della città o addirittura del Brasile. Noi ci siamo andati perché appunto la persona che ci accompagnava aveva bisogno di stoffa, e qui vendono stoffe, vendono lenzuola, però vendono davvero di tutto, anche elettronica. E l'altra avenida è Avenida Paulista. Avenida Paulista è davvero molto bella, no? Sembra un po' di stare in una grande metropoli, ma sembra quasi un po' anche una città quasi americana, no? Estremamente pulita. Sì, anche qua ci sono gli abitanti della strada, ovviamente, ci sono persone che vivono in strada. E qui dove ci sono i grandi hotel, ci sono tutti gli edifici commerciali e delle multinazionali. E poi, sempre su Avenida Paulista, ci sono tantissimi musei. La cosa bella è che i musei un giorno alla settimana sono completamente gratuiti anche per i turisti. Come l'autobus, non l'abbiamo detto, ma l'autobus la domenica è completamente gratuito per tutti. Noi purtroppo non siamo riusciti ad entrare nel museo. Abbiamo tentato di entrare al museo di Ipiranga, perché è qua dove c'è stato il grido della liberazione e dell'indipendenza del Brasile, ma purtroppo c'era davvero una coda chilometrica e non siamo riusciti ad entrare, l'abbiamo visto solo da fuori. È davvero molto bello, proprio architettonicamente. Fuori c'è un parco molto ben tenuto e appena uno si avvicina alla fontana, insomma, viene richiamato dalla polizia. Siamo arrivati al museo di Ipiranga. Qui è dove è stato urlato, è la famosa piazza dove è stato costruito questo museo, perché qui si dice sia stato fatto il famoso grido, il famoso urlo, il famoso proclama o la libertà o la morte, e allora poi è stato fatto questo museo per commemorare la libertà. Insieme al museo c'è ovviamente tutto un parco che va avanti fino alla statua, dove c'è proprio i cavalieri e i soldati che hanno combattuto per la libertà del Brasile. Questo museo è proprio dedicato tutto alla libertà e alla guerra, ovviamente, della libertà. La fontana è enorme, fa dei giochi molto belli.
e il parco qui è utilizzato soprattutto dalle famiglie, ma anche dagli skater, eccetera eccetera, per fare sport. Quindi ci sono ragazzi che vanno in skate. E poi la cosa particolare sono questi carrettini, che alcuni sono costruiti a mano, altri invece sono un po' più industriali, con cui il parco è in discesa, non l'abbiamo detto, con cui si effettua questa discesa fino ad arrivare poi alla statua mausoleo dell'indipendenza. Questi carrettini sono fatti con delle assi di legno su cui ci si siede. In fondo, cioè nella parte anteriore, c'è un'asse di legno messa trasversalmente, fissata con un perno nel centro che si controlla con i piedi, per cui si sterza con i piedi. Sempre lì sono posizionati i freni, alcuni ne hanno anche 2 accessori nella parte posteriore, e la maggior parte non hanno ruote, ma hanno dei cilindretti con dei cuscinetti a sfera per ridurre al minimo l'attrito e favorire la discesa. Abbiamo visto famiglie intere su queste tavolette, o addirittura bambini o anche signori un pochettino più in là con l'età, ma con la passione per le discese libere. E ovviamente, avendo questi cuscinetti a sfera, fanno un rumore impressionante, ma è molto bello vederli scendere e divertirsi. Sì. E appunto in fondo, come diceva Mirko, c'è il monumento all'indipendenza, che è un po' come se fosse il nostro altare della patria a Roma. Quindi c'è sempre questo fuoco, questa fiamma perenne, e qui si viene proprio anche per passare il tempo, no? E per rinfrescarsi nelle torride giornate di San Paolo e all'ombra, perché qui c'è anche un po' di ombra. In tutto il Brasile, dovunque siamo andati, abbiamo sempre trovato un paulista. Un paulista è un abitante di San Paolo, e anche i negozi ho scritto tipo hamburguesa de paulista, queste cose qua, no? Cioè Barberista paulista. Barberista, non si dice barberista. La barberia paulista. Insomma, tutte queste cose qua paulista. Però abbiamo notato che, a differenza di altri paesi come per esempio l'Argentina o altri paesi che abbiamo visitato, qua in Brasile non c'è molto questo, o anche in Italia, no? Anche in Italia c'è questo confronto con chi abita nella capitale. In Brasile sembra che non ci sia tanta rivalità fra chi vive nella capitale e chi invece vive fuori. Ovviamente la capitale è Brasilia, non è San Paolo, ma è la capitale finanziaria e commerciale del Brasile. Che dire di San Paolo? Probabilmente non ci vivremmo, perché comunque è una città davvero molto grande, noi amiamo di più la natura, eccetera, però è affascinante. Quindi, indipendentemente da quello che dicono altre persone o gli stessi brasiliani, secondo noi vale la pena vedere anche San Paolo. Sì, noi la consigliamo. San Paolo, pollice in alto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mettete pure un commento, ci farà piacere rispondervi. Per chi non lo sapesse, noi abbiamo anche una newsletter che esce settimanalmente con informazioni e news dal mondo e soprattutto aggiornamenti in diretta sul nostro viaggio. Sì, perché non abbiamo i social. Se volete rimanere aggiornati sulla nostra grande avventura, quello è il nostro canale ufficiale. Qui nei commenti vi mettiamo il link per iscrivervi alla newsletter cartolina. Ciao! Ciao!